Ciao amici, benvenuti sul canale. Vedete alle mie spalle una meravigliosa villa che si trova in un cascinale. Siamo qui io e Lara, ma non da soli, e questo non vuol dire che non ci siano che ci siano i gianduiotti, non ci sono loro, ma c'è in compenso una persona che avete già visto in una recente indagine, ossia Matteo De Gunnis, meraviglioso Urbex. Iscrivetevi al suo canale, che ci ha indicato questo posto, che effettivamente lui adesso ci dirà cosa ha avvertito quando è venuto qui, e quindi insomma meglio di lui non può raccontarci nessuno le sue vicissitudini. Allora, intanto vedete la situazione molto da campeggio, Molto da campeggio, da esatto. picnic. Esatto. Io passo direttamente a lui e poi ecco. Intanto mangio il Matteo. risotto. Segnalini, buonasera. Si dice così, segnalini. Sì, segnalini. Stiamo affilando le armi. Esatto, No, io vedete. questo posto l'ho già visto 2 volte, è molto particolare, poi magari Lara vi dirà la storia. In entrambe le volte che sono venuto ho avvertito chiaramente all'interno della villa, che poi vedrete, una voce forte, tanto che pensavo ci fosse dentro qualcuno. In realtà non ho mai Non c'era trovato nessuno. no. Tanto che ti eri affacciato, Sì, l'avevi la prima volta raccontato, no? pensavo fosse un contadino, e la seconda volta pensavo fossero degli altri ragazzi che esploravano, ma in realtà Non c'era un una fico voce secco. chiara, come stiamo parlando adesso, esattamente così. Insomma, L'unica cosa particolare è che, a differenza di altre volte, come succede alcune volte nei miei video, nella registrazione non si sente nulla, però ecco. la voce c'è E stata. questo già comunque è interessante. Allora, raccontaci 2 cose su questo posto. Allora, questo posto è un vecchissimo cascinale dove abitavano ovviamente nella villa principale i padroni e nei rustici limitrofi ovviamente i lavoranti. Ma la particolarità di questo posto è che in epoca medievale è stata abbazia cistercense. I locali dell'abbazia sono stati scusate, nel tempo abbattuti perché erano crollati, insomma il tempo aveva agito e li aveva distrutti, quindi sono stati abbattuti. Rimane la vecchia chiesa di epoca medievale, che però è stata nel tempo riconvertita in fienile, in stalle, quindi non ha più la bellezza, almeno all'interno di quello che era prima. Ancora di più, in epoca molto molto più remota, si dice che qua ci fosse un insediamento etrusco. Questo ci dicono i documenti, quindi qua la storia ha parlato tanto e speriamo abbia qualcosa da dire. Quello che ha vissuto Matteo è davvero interessante, perché la casa, adesso non so voi, ma da qua noi abbiamo mangiato qui e queste finestre mettono effettivamente ansia. Io Poi le sta sto venendo anche guardando da buio. un bel po', io le sto guardando da un bel po' e ho sempre l'impressione che si affacci qualcuno. E non vedo l'ora di iniziare. Sì. Ok, allora state lì, adesso si comincia. Bene ragazzi, allora stiamo iniziando l'indagine. Lara è davanti a me, Matteo è sparito. Ah no, è qua. Lo davo già come anomalia, era dietro di me, non lo vedevo già più. Ok, adesso Matteo ci consigliava di iniziare, no, dalla chiesa. Sì, perché è la parte più Occhio che ci sono dei vetri. Ok, e vista appunto la storia del posto, secondo me
ha senso. Ma pensa qua che caldo che c'è. Sì, qua Questo è un punto. è vero, qua c'è caldo. Qua in questi 4-5 metri. Sì, qui è vero, anche quando siamo passati Sì, senti, al senti. nostro... Ecco, qui fa un caldo bestia, sì, non so perché. Ma pensa che storia. Cioè sembra che ci sia la stufa. Sembra che ci sia una stufa. Sì. Il caldo della Madonna c'è qua, sì sì. Poi esci, basta. Ah, Cioè, le giornate sono calde, ma qui fa più caldo. Ecco, vedete la bocca della casa? e qua fa freddo. Eh? Sì, qua Qua si ci gela. sono 6-7 gradi in meno come minimo. Ma comunque ragazzi, è sempre colpa di Matteo. Quindi Quindi ok. Attenzione. Madonna mia. Ragazzi, questa era una chiesa. Stento a riconoscerla perché sembra un fienile, anzi è un fienile. Mamma mia. Attenzione perché non è che sia... Intanto che siamo qua, chiediamo. Praticamente è tra il fienile e il deposito, non è più niente di una chiesa. Qua l'RF mette 34. Ah, bene. 034, 034. 034 l'RF, Matte. Siamo appena entrati, Praticamente di qua c'è le navate. Eh sì. Secondo me c'è la zona. Che tra l'altro la fa molto scura. Attenzione. Mi piange il cuore vedere una chiesa ridotta Sì, così. non è neanche più una chiesa. Perfetto, girati, guarda la Mamma che bello. Cioè, beh, bello, insomma. È bella, sì. Peccato che si sia rotta la croce, quella del rosone, sì. C'è qualcuno qui? Cos'è stato? Rumore. Cos'è Hai stato? sentito? Ma forte, eh? Sì. Pum. Sembrava una cosa che trascinata. Tipo, però mi sembrava qualcosa di ferroso. Lo puoi rifare? Sono stata io. Lo puoi rifare con delicatezza? C'è qualcuno in questa chiesa? Se sì, la mia collega ha in mano degli strumenti. Basta avvicinarsi e si illuminano. Basta che non ci fate spaventare o non fate cadere nulla. È interessante sto rumore. Ha brillato il K2? No, non lo so, non stavo guardando. Ma ascolta, prova a guardare se c'ho qualcosa attaccato No, allo non c'è zaino. niente. No, niente. Non c'è un fico secco. Signore. Non abbiate paura di questi strumenti, considerateli dei giocattoli, non fanno nulla di male. Esatto. Si illuminano E basta. e basta. Uno dei due può anche suonare. Ma dovete metterci tutta la forza che potete per farlo suonare, altrimenti basta anche solamente farli brillare o muovere un po'. Questo che muovo con la mano ha dei numeri che possono uscire.
mentre questo si illumina di vari colori. Volete provare a vedere questi colori? È rimasto qualcuno in questa... Ma io sento rumori strani, Io adesso non l'ho sentito, ma prima sì. L'hai sentito tu? Adesso no. L'ho sentito là adesso. Proviamo a spostarci. Sì, andiamo Sì, ma verso magari di- anche uscire, cioè, volendo. 01 il RF. Vedi? Cioè, sembrava che non ci fosse nulla qui, ma... Qui c'è odore di benzina fortissimo. Cioè, benzina, gasolio, non so. Shh. Ci siamo un po' spostati. Ci siete? C'è qualcuno che vuole farsi sentire da noi? No. 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 Matteo mi sa. No. No? No. Io sentivo una roba tipo una campana. Una campana. Esatto, un deng. Una campana. Sì, un deng. Deng. Minchia. Qui non ci sono più le campane. No, leggermente. Non c'è più la chiesa, non solo la campana. C'è solo la struttura. C'è una campana sulla villa patronale. Guarda, 0,01. Adesso è andato via. Puoi fare illuminare questo? Questo qua grigio. Quello con la lucina verde rotonda. Puoi farlo illuminare ancora un pochino? Un pochino di più? 7, Prostel. 8. 8. Però caspita. Tanta roba. Puoi rifare quel rumore di poco fa che a noi sembrava quello di una campana? No. No. Ci spostiamo? Aspetta che qua però... Permesso. Ragazzi, siamo dentro la villa. Se il buongiorno si vede dal mattino, come ho detto in un recente video, si balla. Perché solo in chiesa abbiamo riscontrato già qualcosina. Non so perché mi viene di fare silenzio. Guarda che casa, cioè, ma che bello. Signore. Oh. Sono stata io. Oh, caspita. Che bella è. C'è qualcuno qua. Cos'era?
Cos'era? Cos'era? No, sono stata io. No, hai sentito anche tu? Tu. Sembrava uno che... Come sopra... Sì, come se o tu se andassi ti mettessi sul letto. È presente che fa... Sì. Così, No, non l'ho sentito. Qua, Sulla sedia qui l'ho sentito. con un passo leggero. Ho sentito proprio tu, ma piano piano, mi sa che l'ho beccato, però... No, io stavo guardando qua. L'hai sentito? Sembra No? quasi... Meno male. Cioè, è perché almeno- enciclopedia della donna. Se pensi che... Questa è tutta roba originale. Sì, Originale. Cioè, se pensi che io ho il canale sulle donne. 303. C'è qualcuno in questa... Ho sentito un rumore fuori, speriamo non ci sia nessuno. L'RF 1.02. Adesso è andato via. C'è qualcuno qui dentro, in questa casa bellissima? Se sì, abbiamo 7. Se... È andato 7 il poster. Cioè ragazzi, attività a go-go, siamo appena entrati. Cioè in chiesa è qui, subito. Tra l'altro tengo a precisare che questa è una zona isolata, quindi non ci sono Assolutamente. case, non ci sono No, proprio qua non c'è un fico secco, siamo in mezzo a niente. Tiro fuori il Cosa? Rampod. Sì, bravo. Mettiamolo magari in una... là. Sul O sul mobile tavolo, là. anche sul tavolo. Cos'è stato? Non lo so, anch'io ho sentito. Un Dlin. Sì. Prova... ok. Ci sono degli strumenti sul tavolo. Quelli di prima che avevo in mano, una pallina che se viene toccata si illumina e un altro aggeggio, una scatolina con un'antenna. Se ti avvicini suona, fa un rumore. Io prima ho provato, l'hai sentito il rumore? Vi potete avvicinare a quella scatoletta nera con l'antenna? Se qualcuno sta osservandoci? Così sappiamo con certezza che non siamo da soli. A me fa brutta quella porta lì. Quella? Sì. la lampada da su perché? Quella lampada su sì. perché? A me viene voglia di aprire sti cassetti. Non c'è niente. Ma come scorrono? Sì, sono puliti. Cioè, Oh, un topo. dove? Lì, è passato Ah, di vabbè. qua, un topino. Un topino di campagna. Si sarà spaventato. Non era un ratto. Proprio i topini, quelli piccoli. Non c'è proprio nessuno in questa casa? Il nostro... Secondo me la sensazione è che siano timidi o comunque ci stiano osservando. perché- io quando sono entrato ho sentito il desiderio di stare in silenzio. Cioè, Sì. sì, ok, di stare in silenzio, ma anche di fare piano. Eh beh, Cioè- alla fine sei a casa di qualcuno. Sì, esatto. Non è un posto conosciuto, No, c'è stata pochissima gente. infatti. Probabilmente siete i primi che fanno questo tipo di
sono di io. esplorazione, di indagine. Indagine. Noi non siamo venuti per far confusione, effettivamente la casa non è vandalizzata. Assolutamente, è solo vecchia, Sì, è sporca sì. e ovviamente un po'... Noi non siamo venuti per fare confusione, per distruggere o per... Sì, forse siamo un po' curiosi, chiedo scusa se ho aperto i cassetti, chiedo scusa, ma volevamo sapere... i vetri. Sì, sono Ma sempre- volevamo sapere un po' della vostra storia. Sappiamo che questo posto è stato tante cose prima di essere questa bellissima villa. Ma guardate quei ganci lì. C'erano le lanterne forse? Eh sì, per me sì. Perché le luci, l'elettricità... Sono Oddio, decentrate. è vero che c'è il lume lì, Il camino. Ci volete dire qualcosa? Ci volete far capire che ci siete? Se ci siete, Mamma perché mia, magari che non c'è mobilia. nessuno, però... Ma che mobilia che c'è qua? Aspetta che... È pieno di specchi. Di specchi? Sì. Allora, vabbè, qui lasciamo gli strumenti anche se la pallina, se si illumina non la... Ah. Sì, a parte che ce l'ho una pallina in tasca, ne ho un'altra. Un rumore fatto. Oh mamma! Ma che mobili. Uno più bello dell'altro. No, vabbè, sembra Questi un qua, ragazzi, leone. valgono una fucilata, sti mobili. Eh sì, Cioè, sono una meraviglia. No, ma gli specchi. Se c'è qualcuno in questa stanza... Posso dire o una casa, cosa? Posso dire una cosa? Prima Matteo giustamente ha detto non è passato nessuno, però qua ci sono delle date recenti. Sì, sono recenti, non c'erano, la prima esplorazione che ho fatto non c'erano, quindi sono i primi esploratori che vengono dopo di me e non esistono video a parte il mio in rete di questo posto qua. Ok. Sì, beh, poi di costante ero idea che... Sì, sì, no, Sembra no, solo Urbex. esatto. Sicuramente da un punto di vista di indagini paranormali non è mai stato fatto nulla. Ok. Se c'è qualcuno in questa casa o stanza, volevamo dire che di là, nel salone principale, c'è un aggeggio con l'antenna nera, un piccolo strumento con l'antenna nera. Se volete... Se vi avvicinate suona. Esatto. Noi non possiamo interferire perché siamo nella stanza adiacente. Non vi vediamo, se volete avvicinarvi potete farlo con calma e con tranquillità. Qui ho portato lo strumento che si illumina. Vuoi fare qualche esperimento? Proviamo a fare qualcosa qui? Chiediamo prima a Matteo che cosa c'è qui ancora da vedere. C'è la stanza col quadro della sposa. Ok, proviamo lì allora. Lo facciamo là? Proviamo. Ma Intanto qui il in questa REM casa pod- qui c'è la casa... Ah, Il REM pod se suona lo sentiamo. sì. Oppure possiamo portarlo su perché non c'è una camera Sì, fissa. anche per... più che altro qualcosa c'è. Sai cosa? Non ha dipinti. O È se strano. c'erano si sono... Nel piano di sopra ce ne sono un paio affrescati. Ah, ok. Ho sentito qualcosa ancora. Ho uno strofinamento come in chiesa. Ho uno strofinamento o qualcosa di simile. Sono stata io adesso Di a là. soffiare. Lì è fuori. Lì è fuori. ma- Cos'era? Non so, mi si sono sentita toccare. Ah, non sei infatti. stato tu? No? Ma ho visto un sasso anche. Mobili. Avevi un sasso in mezzo ai piedi tu, eh? Io ho sentito un tic tic. E avevi un sasso in mezzo ai piedi. L'ho visto io, giuro. Morissi qui. Infatti ho detto, Vabbè, adesso. sarà stato Matteo che No, ti- io ho sentito un spostando i qualcosa piedi- qua. era un sasso. Ma scusami, Un sassolino, non un sasso, un sassolino. Se c'è te lo faccio anche vedere. Dov'è? Adesso non lo trovo, però c'era.
Era piccolo, eh? Io ho visto un sasso in mezzo ai tuoi piedi. Infatti ho detto sarà Matteo che ha spostato la gamba. Ma io pensavo fosse stato lui a muovere, a rumore è toccare il venuto da là. mobile. Il rumore è venuto da là. Il rumore l'ho sentito di là e il sasso l'ho visto in mezzo ai tuoi piedi. Proprio tra un piede e l'altro ti è andato. Bene, ok. Ma cioè, qui si tratta che si sta spostando le cose, eh? Cioè, non è proprio una stronzata questa, eh? Se è arrivato un sasso da là, Matteo non è stato, chi è stato? Siamo qua in 3. Quello potrebbe essere, no? No, è andato qui. Io ho sentito solamente una sorta come se mi Il avessero tic era il toccato sasso. qua la Il gamba. tic era il sasso, esatto. Adesso lo sto Magari è andato cercando. sotto, ma vai a sapere. No. Non è un sasso. Chi è stato a fare questa cosa? Qualcuno mi ha toccato? O ha voluto attirare l'attenzione? No, non mi piace questa cosa però, proprio per niente. Cioè, io il sasso l'ho visto passare. Cioè, passare in mezzo ai tuoi piedi. Io non l'ho visto, ho sentito qualcosa Il che mi tic, toccava. tu hai sentito il tic? No, io Il non ho tic- sentito il tic, io ho sentito qualcosa ho sulla sentito gamba. lo scricchiolio Esatto, che pensavo fosse Esatto. Matteo e poi ho sentito esatto. riuscite a farvi sentire, a far vedere che ci siete attraverso gli strumenti, toccando questi aggeggi che abbiamo in mano? Io ho sentito una frase, una parola. Cioè? No. Perché? Io ho sentito no sul mio orecchio destro. Perché dite di no? Perché non volete? Minchia ragazzi qua. Come è successo a me l'altra volta. Esatto, Matteo aveva sentito parlare, io ho sentito una parola. Deve parlare chiaramente. Esatto. Tra l'altro ho trovato l'ingresso alle cantine che non ho mai visto. L'hai Era trovato? chiuso. Da fuori? No, da qua. Oh mamma. Allora, io direi di spostarci e di provare a Al fare... piano della sposa. Comunque, insomma, magari volevo vedere anche questa stanza qua e provare a fare qualcosa di un pochino più diretto. Sì, sì. Dopo, vabbè, magari prendiamo su... Ah, qua ci sono le scale. Aspetta. Oh! Oh, il quadro della sposa. È qui? Sì. Mamma mia, che inquietante. Devo prendere gli strumenti di là però. Aspetta. Prendo gli strumenti, ma è inquietante quel quadro là. Hai chiuso la porta? No. Ragazzi, Ok. qua è terrificante. Questa è la... penso. Ragazzi, qua è terrificante, è pieno di specchi. Pieno. Guardate. Sono tutti specchi. Là c'è il quadrato della sposa. Allora. Allora ragazzi, ci siamo fermati nella stanza del dipinto. Errato. Ecco, errato, iniziamo subito. E semplicemente per fare il generatore di parole, vediamo se qualcosa di interessante esce. Finora non ci ha mai tradito, almeno le applicazioni sono comunque da prendere con le pinze, però le volte in cui la si è fatta ha dato delle buone soddisfazioni questo generatore. Per cui proviamo a chiedere se in questa casa effettivamente c'è qualcuno che ci sta seguendo o vedendo, perché abbiamo avuto alcuni responsi
sia dentro che fuori. C'è qualcuno? Perché sei qui? Quindi Siamo c'è qui. qualcuno. Dennis, c'è un nome. Dennis. Non ha mai tirato fuori nomi questa applicazione? O raramente? Siamo qui perché siamo curiosi di sapere la storia di questo posto. Scusa. Mettiti un po' Ah, qui. ok. Siamo curiosi di sapere la storia di questo posto. Siamo entrati chiedendo permesso. Possiamo sapere qualcosa di più? Qualcuno ci ha seguito prima, abbiamo visto addirittura un piccolo sassolino rotolare tra i piedi di Lara, che è questa persona che è a fianco a me. È successo qualcosa in quel frangente? Sul camino ci sono inoltre 2 strumenti. Uno suona, anzi entrambi suonano. Se vi avvicinate, Chi è la donna rappresentata nel quadro? K2. giralo. Ci puoi dire chi è la donna rappresentata nel quadro? K2. Oh, Fino alla terza luce. sì. Però non parla. Il quadro è fatto da una bambina o da un adulto? È stato Dennis a fare il quadro? Interessante. Vuol dire che il mio amico ci è andato vicino? È così? C'era un bambino che si chiamava Dennis? K2. Ancora. Ancora. Ma che non... Così non... C'era un bimbo che si chiamava Dennis, anzi un ragazzino, perché il quadro... K2. Per caso sei la mamma di Dennis o qualcuno che conosceva Dennis? K2, sì. Lavare. 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 Qui non poteva essere una stanza... No, su un salotto. No, è un salottino bellissimo. K2, il K2 che va. Il K2 che... Sì, sì, l'ho visto. Ti piace questo strumento? Questo strumento grigio che ho in mano? Sì. Però... Prova a dirci qualcosa con questo... Stanico. Stanico? Cosa vuol dire? Stanico. Una parola vecchia. Stanico. Stanico. Potrebbe essere una parola... Accendo vecchia. il cellulare un attimo per Adesso capire... se il cellulare brillerà tantissimo. Perché questo. sinceramente sono curiosa di capire che cosa... Stanico. Un attimo. Ragazzi, questa non è... Pietro. Guardaroba. Pietro e guardaroba. Un attimo, scusate. Già il secondo nome, Sono nomi di bambini, Com'è? Per me sono nomi dei figli. Pietro e guardaroba Pietro e Dennis. Pietro è un nome... Dennis... Allora, Tuo figlio si chiama Pietro? Non ci credo. Suo figlio si chiama Pietro. Stani. Figlio di Matteo.
Stanico. Stanico. Mai sentito stanico. Ma Pietro e Dennis abitavano in questa casa? Avevano la stanza al piano di sopra? Ma non ha un significato questa parola. Stanico. Forse Cioè c'è la parola stanico, ma è In un riferita... altro posto. No, cosa hai chiesto? tu gli hai chiesto, avevano la stanza di sopra e lei ha detto in un altro posto. interessante. Stanico, c'è un'azienda, ma tra l'altro in Danimarca. Ma quindi abitavano nelle casette che ci sono vicino a quella? Assolutamente. Ti ha risposto? Ti ha risposto? Ma scusa un attimo, Quindi Matteo, figli di tu lavoranti. che sei stato qui parecchie volte, non è che puoi fare una ricerca se questo luogo ha a che fare con la Danimarca? Che ci sono Capire. pochissime informazioni. Poche informazioni, perché è uscita una roba sulla Danimarca. Cioè stanico come parola, almeno ragazzi, se Se qualcuno di voi la sa, mettetela nei commenti. Non è una parola, però Forse era- mi dava come nome di un'azienda, ma in Danimarca. E poi comunque l'azienda Ma di poi- adesso. Soprannome. Un soprannome stanico, può essere. proprio non ho... Magari era un soprannome che davano tra contadini qua, però non so cosa voglia dire, o una cosa dialettale. I nomi che hai appena detto, Pietro e Dennis, sono persone che abitavano, che lavoravano qui? Hai detto che non dormivano nelle stanze di sopra, ma da un'altra parte. Dove? Vuoi chiedere qualcosa, Matteo? Per caso giocavano nel cortile qua davanti alla villa? Esatto. La persona rappresentata nel quadro è una sposa o è una bambina che deve fare la comunione? Non parla più. Chi rappresenta quel dipinto sul camino? Una bambina o una donna? Aiutateci a capire un po' di più della vostra storia, perché non è semplice. Io ho sentito... Tac tac tac. Guarda che brilla il K2. Anziano. 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 Una bambina o una donna? Anziano. Qui abitava una persona anziana, di sicuro lo è diventata. Come si chiamava questa persona? Pietro o Dennis? O Pietro e Dennis sono bambini? Certamente. Sono Abitava una bambini. Pietro e Dennis sono bambini, Sono certamente. bambini. Ok, sembrerebbe che questi due nomi appartengano a dei fanciulli. È così? Ci dai la conferma? Non so perché, ma punta tutto sui bambini. Almeno, così si riesce, si percepisce. Si è spento. Ma il quadro... Ce ne sono 3. Ce ne sono 3. E qual è il nome del terzo?
Dennis, Pietro, e il terzo chi è? Come si chiama il terzo? È forse la bambina che doveva fare la comunione? Quindi una femmina? Se è così, dici il suo nome o darci conferma con un sì o con un no. Fulmine. Fulmine. Vabbè. K2. Più alto. Più alto. Bah, adesso mi sa che sta sparlando un po'. Vuoi dire che il quadro è stato regalato all'anziano della casa? Magari alla nonna? Prova a fare un rumore. Prima abbiamo visto un sassolino che è passato da un lato all'altro della stanza. Prova a fare un altro rumore, e anche altri rumori abbiamo sentito prima. In chiesa. Elementare. Però sono tutte cose che riferiscono a un bambino. Elementare, sono due, Pietro, Dennis. Non è strano il quadro, È inquietante. perché ok, c'è questa donna ma allora, che sia una bimba che deve fare la comunione, anche se a ben pensarci È scollato. l'ha scollata, ma qua è colorata, è come se avesse Sì. una retina. E anche se fosse una donna, se fosse una sposa, c'è lo sfondo nero. C'è lo sfondo nero, capito? Non è che, non so, Sembra ci sono triste. Sembra triste. Alla faccia è triste. Sembra triste. O come dice Matteo, è effettivamente è stato disegnato da una bambina che ovviamente Allora, Puoi capire. non puoi capire. Non puoi capire. Che cosa non possiamo capire? Ci puoi aiutare? Pianto. Pianto. Pianto, è triste, È abbiamo triste. detto. Non voleva sposarsi? È stata costretta perché all'epoca succedeva che ci fossero i matrimoni combinati. E questo è il motivo per il quale la sposa Decisamente. 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 Quindi la sposa è triste per questo, che non voleva sposare quello che poi è diventato suo marito? Interessante però sta cosa. Era la terza figlia. Forse era la terza figlia. Non è male come intuizione. Sì, perché non mi sembra una bambina dal viso. No, certo, però come vestito bianco così, anche il fiocco in testa, capito? Mi ha fatto poi pensare a una possibile bambina che doveva sì. fare la comunione o la cresima, perché sai, una volta... però è più un abito da sposa, effettivamente. Quindi questa ragazza non voleva sposarsi? Aiutaci anche con gli altri strumenti. Esatto. Avvicinati agli altri strumenti. Indietro. Indietro. Non Dobbiamo- vuoi avvicinati, e lei ha detto indietro. Non vuoi Quassù. 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 Cosa c'è di sopra? C'è la stanza della sposa?
Mamma mia, che brutto. Porca vacca. Sono stata io. Dateglielo stare in mezzo alle stanze. Ma pensa che, no, cioè, se no non andiamo al cioè. No, fino a qua è abbastanza sicuro su che. No, beh, su magari non andiamo. Cos'è stato? Io ho tirato un su un po' No. col naso. Un fischio. Mamma mia. Non... Sembra un po' più particolare. È l'unica frescata. Ah, ok. Questo è creepy da morire. Ma sembra quasi che sia stata, cioè quella parete sia stata tirata su Può essere. perché il dipinto non è completo. Può essere. C'è qualcuno qua? Comunque a livello emotivo 036 34 05 l'RF. Scusami Matteo. a livello emotivo il piano di sopra è sempre quello che mi ha messo un po' più in crisi. Questo? Ancora di più quello su. Però quello su è un po' precario. C'è qualcuno qui? Ci avete comunicato se foste stati voi di salire? Dovevamo venire qui? Quello che mi è successo mi piacerebbe provare ad andare su a fare qualche domanda. Andiamo. Magari anche andarci io. Se non mi chiedete di salire. No, vabbè, fino a dove si può arrivare? Ci guidi tu. Su. No, nel senso si sale su. Se finisci le scale, stai sul pianerottolo, sei sicura. No, allora non andiamo, possiamo rimanere lì e non andare oltre. Ok. Perché è lì che sentivi le voci? Sì. Ok. No, vabbè, rimaniamo fermi qua. Questo pezzo qui è sicuro. È un sottotetto questo, sì. Allora ragazzi, noi siamo saliti dove Matteo dei Gunnis vuoi dirci, magari ripeticelo, no? Quello che hai sentito delle voci provenire da giù, ma ti eri accertato che non ci fosse nessuno. Esatto, cioè entrambe le volte che io ero venuto a questo piano ho sentito chiaramente delle voci. La primissima volta mi sembrava venisse da fuori, ma sempre giù. Sì. E tanto che pensavo fosse arrivato il contadino, mi sono affacciato alle finestre ma non c'era nessuno. Sì. E invece la seconda volta pensavo fossero altri esploratori, perché le voci erano proprio Come stiamo come parlando adesso. quindi molto nitide, molto chiare, ma non c'era nessuno. Ok, quindi adesso noi facciamo un altro esperimento che ben conoscete, ossia quello del libro. Vediamo se attraverso il libro qualcosa si riesce a capire. Cos'è? Ah, ok. Si era acceso. Però mettilo. Sì, no, lo volevo mettere. Mettiamolo, sì. Ragazzi, avevamo lasciato acceso Ma è strano che non si sia acceso. Provo a mettere nella stanza
sta lì. È strano che non si sia acceso. No, adesso è spento, mi sa. Devi accenderlo. Ok. Non andare troppo in là. Ok, allora il REM pod lo sta mettendo nella stanza laggiù e là di sicuro non può essere influenzato da niente, da nessuno, almeno di noi. E noi iniziamo a fare una sessione di libro e vediamo se Matteo, quello che ha sentito, l'ha sentito perché effettivamente c'era qualcosa di particolare. Ci è stato detto di venire quassù, è stato proprio detto quassù. Chi c'è qua? C'è qualcuno qua che vuole parlare con noi? Direttore. Direttore. C'è il padrone? Il padrone di casa? Avete sentito? Sì, una specie di rumore ho sentito, ma non so bene identificarlo. C'è il padrone di casa quassù? Testimone. La frase sarebbe: sono un testimone. Il testimone della sposa. Ah, Non male come ipotesi. prima direttore, che io interpreto come Il padrone. sì, della tenuta. O il, come si chiama, il fattore, il capofattore, no? Quello che dirigeva i lavori alle dipendenze del padrone, e testimone. Questa persona c'entra col matrimonio della ragazza del quadro? Bianco. Bianco. Te lo ripeto, questa persona, questo testimone, c'entra con la ragazza dipinta nel quadro che c'è giù? Bianco. Bianco. Quindi lo interpreto come un no. Testimone, allora di che cosa? Serie di foto. Serie di foto. Hai visto qualcosa? È testimone di qualcosa? Hai visto qualcosa che non dovevi vedere? Vedere. Interessante. È a metà, però. Ok. Quindi quassù hai visto qualcosa? Cosa è stato fatto? O da quassù hai visto qualcosa? Continuo a chiamarlo Davide. Matteo quassù ha sentito delle voci che venivano? Vieni qua. Cosa? Il pavimento. Matteo quassù ha sentito delle voci che venivano da fuori, quindi da quassù si è stati testimoni di qualcosa che è successo fuori? Lo salutò. L'uomo che lo salutò. Ci vuoi salutare? Ci vuoi... Io non lo interpreto in maniera negativa, cioè non lo interpreto come lo salutò, andate via. Siete venuti qua, ti saluto. Chi era quassù?
Che cosa vedeva? A cosa assisteva? File dal reparto. Qualcuno... cosa? Da fuori qualcuno salutava? C'è un nome, Angie, con Angie, Angela. Non vorrei che avessero salutato la sposa che se n'è andata da questa casa. Testimone prima, qualche Da riferimento. quassù, ok. Da quassù vedevate la cerimonia? Oppure, come ha detto Matteo, salutavate la sposa che andava via da questa casa? Idea. Abbiamo indovinato, quindi? Abbiamo indovinato? Qua era... Ho sentito un mugugno forte. Era tipo, così. O è un uccello? Vabbè. Eravate tristi perché la sposa andava via? Rimozione. La ragazza che si è sposata, dal quadro non sembra felice. Non voleva andare via? Condannerà. Sembra che la sposa abbia... Non si volesse sposare? No, esatto. Andare da questa casa. Esatto, e anche il quadro, se tanto mi dà tanto, era una sposa triste. È una sposa triste. Era giovane? Era tanto giovane? Sbagliato. Matrimonio sbagliato. Esatto, che cos'è sbagliato? Io lo vedo più come un matrimonio sbagliato. Obbligato, sbagliato, voluto da terzi, Sì. non dalla sposa. È ritornata in questa casa? Dopo che volevo chiedere se era morta qui. Dopo che si è sposata e che è andata via e che voi l'avete salutata da quassù, è ritornata in questa casa? Perlomeno. La frase intera dice perlomeno finché non verrà catturato o non lascerà il paese. Vabbè, un po' troppo lunga. Troppo lunga, sì. Te lo ripeto, la sposa è ritornata in questa casa? Più. Quindi non è tornata. Non è più tornata. Sapete? Ok, no, vai. No, dimmi. No, vai. Per caso sapete se poi il suo matrimonio è andato bene? Lei non voleva sposarsi, e questo l'abbiamo capito, è andata via ed era triste. Ma poi la sua vita in qualche modo è stata felice? Vaso. Te lo ripeto, questa risposta non riesco a capirla. Voi sapete se per caso la vita della sposa poi è stata tranquilla? Bianco. Dimmi, volevi dire... Io volevo fare un esperimento, spegnere tutte le luci e rimanere al buio. Giusto per capire se si vede qualcosa, se si sente qualcosa. Proviamo a spegnere tutto.
Tu ce l'hai il night shot? Sì. Matteo, volevi chiedere qualcosa? Cioè, ritornando qua su... sì, no, si è spento il poster. Ritornando qua su, come ti senti? A me questa parte della casa angoscia sempre, un po'. C'è un'atmosfera pesante. Oddio. C'è Ho qualcuno avuto un qua momento sopra? di giramento. Perché è buio. C'è qualcuno qui sopra con noi a farci compagnia. Adesso noi siamo completamente al buio. Se le luci erano le cose che vi spaventavano, vi infastidivano, adesso non ci sono più. Fatevi sentire o vedere. O fateci avvertire la vostra presenza in qualche modo, anche con un semplice gesto. Sono io. Dopo volevo chiedere una cosa. Là in fondo c'è uno strumento alle spalle del mio amico Matteo, nell'altra stanza c'è uno strumento che suona. Se andate di là, in quella stanza, e vi avvicinate allo strumento, lui può suonare e per noi è un avviso, è un avvertimento che non siamo da soli. Si è sentito un rumore di là. Si è sentito un rumore di là. Di là? Sì. Dove c'era il pot? Sì. Puoi far suonare quello strumento che c'è lì nella stanza, al buio? Lo vedi? Vai. Giù. Giù. Vai. Giù. Giù. Vai. Giù. Giù. Vai. Giù. Giù. Netto, Sì. Lo Netto, puoi netto. rifare? Riesci a fare un qualsiasi tipo di rumore? Comunque è una casa, ha ragione Matteo, è cupa, Mamma è mia. pesante. Io sapete che il coraggio non è che mi manchi. No. Ovviamente quando sono venuto da solo ovviamente non posso. Rumore, scusa Matteo, rumore. Ancora giù, dove eravamo prima. Vai. Però adesso che sono con voi, che normalmente quando sono in gruppo proprio abituato a fare le esplorazioni da solo, noto questo senso di angoscia, diciamo. Beh, insomma, poi se è notte, siamo al buio non sei- È tutti. qualcosa di diverso, non è una roba che provo normalmente. Essendo ormai Se non ti senti bene, dillo, No, Matta. No, cioè nel senso... Prima la Ma io salute. la cosa che ho notato proprio quando sono, me l'ho detto subito, quando sono entrata, proprio la sensazione di stare in silenzio, ma un silenzio non per, adesso che ci penso, non per rispetto, certo per rispetto perché entri in casa di qualcuno, ma come se il direttore, no, il padrone di casa fosse uno che... Un po' severo. Un po' severo e magari, ripensando anche alla sposa, magari gli è stato imposto un matrimonio che lei non voleva. Sì. Comunque questa sensazione di reverenza, no? Di dire sì signore, sono entrata ma non faccio rumore, sto attenta. No! Il REM pod. Oh!
Cazzarolo. Possiamo accendere le luci, Sì, per favore? assolutamente sì. Ok, Ok. ok, Era un po' da suonato. ok. Che spalle. Stai attento che dice il buco. Oh, Sì. Corrado, vieni qua fin per carità. Lo puoi rifare, per favore? Cioè, tu hai parlato del padrone, del fatto di essere intimidita a entrare. Sì. Lo puoi rifare, per favore? Ripassa pure di lì. Io lo sapevo che se spegnevamo le luci cambiava qualcosa. Ti tolgo la luce. Ti tolgo questa luce. Ecco. Perfetto. Quella roba lì suona solo se c'è. Se ci... Porco Giuda. Scusate, ma... Non c'è niente. Illuminalo. Non c'è niente. Neanche la polvere. Sei lì? Sei in quella stanza? Sei la sposa che è venuta di sopra a nascondersi per non sposarsi? E il papà è venuto a prenderla per costringerla? Ti eri nascosta, No, ti per me è il tolgo... padrone questo. Hai parlato del padrone e ha suonato. La sposa non c'entra niente, secondo me. Ti tolgo la luce. Puoi farlo suonare ancora? Ok, grazie. Dà fastidio la luce. Ti dà fastidio la luce? Ti piacerebbe stare qua al buio? Ti diamo fastidio? Ci hanno detto, quando eravamo giù, ci hanno detto quassù. E infatti, ragazzi, quassù c'è 4 volte il qualcuno Rempoda, ragazzi. che a noi... E quella cosa suona solo se ci passa vicino. Ragazzi, sì, siamo... l'hai visto anche tu. Non cioè- so quanti cioè, metri siamo. L'hai messo giù tu, quindi te ne sei Ragazzi, accorto. questi sono i nostri piedi. Sì, c'è tutta il una Rempoda stanza. là. Non possono esserci inganni, non possono esserci No, no, non c'è interpretazioni. nulla. Non c'è polvere, non c'è niente. No. Ce lo fai risuonare nuovamente? Lo so che ti chiediamo magari troppo sforzo per darci un'ulteriore conferma? Anche... Grazie. 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 Sei stato molto gentile. O è stato molto gentile, mi scusi se mi sono permesso di dargli del tu. Non insistiamo più, guardi, ci ha già dato tutte le risposte che volevamo. Possiamo solo ringraziarla, salutarla e noi magari, se ce lo concede, facciamo un'altra passeggiata nella sua proprietà, ovviamente senza fare danni. Possiamo fare un giro nella sua proprietà? Ci è permesso? Se sì, si riavvicini allo strumento come ha fatto prima. Tanta roba. Va bene. Mettiamo lì il... Benissimo. Veniamo, meglio che andiamo perché gli Sì. abbiamo promesso. Gli abbiamo già rotto Veniamo a le balle. ritirare lo strumento, va Esatto. bene? Viene Matteo come prima. Vai piano però, cioè per il pavimento ovviamente. Adesso sentirà il suono. Se vuol salutare Matteo lo faccia suonare adesso, mentre Matteo si avvicina. Le tolgo la luce, mi scusi. Se no pazienza, va bene così. Adesso lui sta togliendo il disturbo. Mamma mia.
Allora ragazzi, abbiamo finito, la villa l'abbiamo lasciata alle nostre spalle, qui dietro non si vede perché è buio. Allora, queste sono le indagini che forse lasciano segno ad ogni team che si rispetti, perché abbiamo avuto tante interazioni, soprattutto nella villa, anche in chiesa mi viene da dire, perché in chiesa È iniziato abbiamo un po' in sentito, chiesa, esatto, sì. abbiamo sentito almeno 2 o 3 rumori, si è illuminato, cioè sì, i valori del proster sono Sì. cambiati. E poi ci siamo diretti in casa e abbiamo subito avvertito una pressione in quella casa, tanto più che poi immediatamente si sono sentiti anche dei rumori nella stanza principale dove c'erano gli specchi, e non mi toglierà nessuno il fatto che un sasso gli è caduto tra le gambe di Lara, tra i piedi di Lara, e dopodiché la Ghost Tube ha dato anche dei discreti risultati. E poi siamo saliti. Matteo aveva chiesto, e lo ringraziamo del fatto di farci salire, perché lui all'epoca aveva sentito delle voci. Ebbene, la conferma che qualcosa c'era l'abbiamo avuto con il REMPOD, che almeno a 7, 8, 10 metri da noi ha suonato 6 volte, 5-6 volte. Quindi personalmente io sono allibito, soddisfatissimo, allibito e mi viene da dire scioccato. Però vabbè, potrebbe essere esagerato per qualcuno, ma per me non lo è. Impressioni? Lascio parlare Quella Matteo. casa è lì in piedi almeno dalla fine dell'800, è tutelata dalle belle arti e quindi nessuno ci ha mai messo mano. Esatto. La chiesa è stata modificata più volte, ma quella casa è un accumulo di energie Mamma mia. Sì. spaventoso, lo senti a pelle, io che appunto non faccio indagini paranormali, quindi quando sono entrato le altre volte non avevo nessuno strumento, ma lo senti proprio a livello emotivo quando Sì. entri dentro e Sì. non ce n'è. Oggi abbiamo avuto assolutamente una conferma inconfutabile, direi. Direi proprio di sì. La pesantezza del posto io l'ho sentita subito appena entrando, l'ho ripetuto più di una volta, il desiderio o l'imposizione di fare silenzio, e poi tutto quello che ne è saltato fuori dall'applicazione, dal libro, perché giusto, anche il libro ha dato come prima parola quel direttore e comunque una figura di comando, e poi vabbè, il REMPOD che è da lì che ha iniziato a suonare. E poi il REMPOD che dal buio si è messo a suonare e ha continuato a farlo su richiesta. Sì, almeno 4 volte su richiesta. Sì, e spostando la luce. È stata forse una delle più interattive indagini, è una di quelle che mi ha angosciato forse. Paura no, non ho avuto paura. Non ho avuto paura, ma pesantezza sì. Tra l'altro bisogna ancora riascoltare il materiale. Ovviamente. Già sentito, ma noi ancora no. Esatto. Allora, e sappiamo bene che Matteo ha un orecchio, ha un bel orecchio, sì. ha un orecchio particolare, e spero che me lo lasciate dire, riconferma la sua particolare sensibilità, Sì. perché sì. Allora, Perché sì. io lancerei un messaggio, ragazzi, lasciate qui sotto nei commenti se volete che, sì, ovviamente lui ha un canale al quale ovviamente vi invito ad iscrivervi immediatamente, sì. i 5 Goonies. Oggi lui è da solo, ma sono una bella compagnia folta di esploratori, per cui iscrivetevi al canale dei 5 Goonies. Però ecco, io vorrei lasciare qui sotto la possibilità a voi di esprimere un giudizio, anzi un parere, se è il caso o meno che Matteo venga un po' con noi un po' più Ogni spesso. tanto. Cioè farlo diventare un SHino, ecco. Che dici? Un SHino. Tu cosa dici a caldo? Che ci vediamo alla prossima esplorazione Signal Goonies. Signal Goonies. Esatto, Okay. Allora come farebbe Matteo e come fa sempre Matteo nel suo canale, vi diciamo ciao. Ciao Alla prossima. ragazzi.